arrivata la GT1000, la multi-effetto Boss con cervello d'ultima generazione, simulazioni di amplificatori e casse con impulse response espandibili a piacimento e tecnologia IRD per una risposta più realistica che mai. La GT1000 offre 50 banchi di memoria, ognuno da 5 preset, per un totale di 250 suoni di fabbrica, a cui se ne affiancano altrettanti per le patch utente. A disposizione si hanno decine di amplificatori, effetti di ogni tipo e possibilità di routing impressionanti, anche per catene stereo o in parallelo. E ora li ascolterete tutti, in 5 secondi. Scherzi a parte, farvi ascoltare tutti i suoni della GT1000 in un solo video sarebbe da pazzi. Tra l'altro la stessa Boss ha pubblicato un interessante video di solo suonato, quindi qui approfondiremo un po' interfaccia e funzioni della pedaliera, mentre in sottofondo potrete ascoltare un po' di patch che mi sono piaciute di più. Ma prima di cominciare non dimenticate di iscrivervi al canale e venire su accordo.it per restare sempre aggiornati. La GT1000 ha tutte le connessioni di cui un musicista potrebbe avere bisogno sul palco o in studio. Sul retro ci sono ingresso strumento, 2 loop effetti separati per inserire pedali esterni in catena, uscite cuffie, 2 uscite per gli amplificatori e 2 uscite DI con prese XLR. La pedaliera ha 5 switch a pressione morbida per il cambio clutch, 2 per navigare tra i banchi e 3 pulsanti control più un pedale d'espressione con una bella superficie antiscivolo. Ma se non fossero abbastanza, può essere espansa con 2 pedali d'espressione aggiuntivi e 4 switch esterni. Inoltre tutto può essere gestito con messaggi MIDI sia in ingresso sia in uscita. Infine la presa USB è in grado di trasmettere segnali, trasformando la GT1000 in una vera e propria scheda audio con 3 uscite stereo. Una trasporta il suono dry della chitarra, un'altra è l'uscita main, cioè quella dei 2 jack, e l'ultima è l'uscita sub, che sarebbero le 2 XLR. In pratica si può suonare sul palco col proprio o i propri amplificatori, inviare il segnale stereo all'impianto con le DI e mandare per un eventuale reamping la traccia pulita al computer, nel quale intanto stiamo registrando tutti e 3 i suoni separatamente. In effetti tutti i suoni che sentirete in questo video sono stati registrati direttamente via USB, per darvi una risposta più trasparente possibile. Le possibilità di una macchina del genere sono davvero tante e l'interfaccia ha un bel compito da gestire, ma lo fa in maniera chiara e minimale, con 4 pulsanti per il menu, 2 per la navigazione e 6 manopole con pulsante integrato, tutto sotto un grosso display grafico. Per maggiore praticità tutte le funzioni possono essere controllate in tempo reale via Bluetooth da tablet e smartphone o via USB da PC e Mac con l'applicazione dedicata Boss Tone Studio. Il download è gratuito, quindi per prendere confidenza con il funzionamento potreste installarla voi stessi, ma se avete usato qualsiasi software di amp modeling vi risulterà sicuramente familiare. Da qui si può regolare qualsiasi impostazione della pedaliera, personalizzare i suoni o scaricarne di nuovi dalla libreria online o agire sulle funzioni pure, come l'accordatore polifonico con frequenze regolabili, il metronomo, il MIDI, il looper integrato, la sensibilità d'ingresso e le uscite. Le uscite main e sub infatti possono essere individualmente controllate per livelli, equalizzazione e risposta generale in relazione a cosa vi si collega dopo, per ottimizzarne la risposta a seconda del caso. I dettagli tecnici e le nostre considerazioni sulla Boss GT1000 li trovate nell'articolo su Accordo. Lasciate un like, un commento e condividete se questo video vi è stato utile in qualche modo. Io sono Pietro di Accordo.it e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!